Critici durante l'attività, molti, anche perché devono essere vissuti in modo, oggi che ho una certa esperienza, li vivo in modo un po' diverso, non li affronto in modo diverso. All'epoca, quando ero giovane e agli inizi, erano dei macigni pesantissimi perché creavano delle visioni lugubre, no, dell'attività. Eventi diciamo straordinari possono essere, che ne so, mandi la spedizione in Germania, hai 40 macchine che a un certo punto il tuo cliente ti dice che si stacca tutta la vernice. E qui diventa un incubo, anche perché il cliente comincia a dire non ti pago finché non mi metti a posto le macchine, e queste robe qua danno problemi, non dormi la notte, non sai come reagire, e poi succede qualcosa di, come dire, quasi miracoloso, se vogliamo. Ti rendi conto che i piedi per terra ce li hai tu e quindi devi fare conti con quello che hai, e ti attivi, ti dai da fare, rimedi al problema in qualche modo rimedi, e la cosa poi va avanti. Stranamente poi il tempo è quello che ti dà, diciamo, ti consolida, no? Anche le cose, perché se uno pensa solo a quel momento lì, quando hai avuto il problema, sei panato, no? Nel senso che non vai più avanti. Sei paralizzato, ecco, diciamo così, diventi paralizzato perché dici cosa ho sbagliato, cosa faccio, cosa non faccio, qual è l'impatto che avrà sul mio business, non mi pagherà, non riuscirò a pagare i dipendenti, dovrò far aspettare i fornitori, è tutto un insieme di cose che paralizza l'attività. Oggi è diverso, no? L'affronterei in modo diverso perché ho cominciato a superare queste fasi qua, ma da giovani, quando non si ha esperienza e non si ha qualcuno che te lo dice o che ti conforta un po', è difficile. Nel 2013 e 2014 c'è stata una forte crisi in questo settore. Era un periodo abbastanza difficile in cui la clientela non appariva, di fatto non c'era richiesta sufficiente, e quindi la clientela tardava, pur conoscendoti, tardava ad arrivare, a coinvolgerti nel lavoro. È stata superata grazie a diciamo, investimenti economici, investimenti personali nel continuare a studiare, a prepararsi professionalmente, e quindi non mollare il tiro, cioè non abbandonare l'attività, ma continuare ad esercitarsi anche su lavori magari più semplici, ma continuare ad esercitarsi per non perdere il ritmo di lavoro, e poi portando pazienza nel superare il momento contingente. Dopo questo periodo il trend è cambiato, la clientela si è improvvisamente riaffezionata al manufatto antico, soprattutto personale.